Ciao a tutti, siamo al Westin Palace a Firenze, in piazza Ognissanti. Sono qui per commentare i commenti che avete fatto ai miei video, alcuni commenti perché sono tantissimi, di Italia Squisita. E sono qui poi per far festa con tanti amici cuochi e perché si presenta la rivista Italia Squisita. Sono l'ambasciatore del gusto. Divertiamoci un po'. Spaghetti al pomodoro, originale Pomarola versus Gourmet Cristiano Tomei. Qui c'è un Davide M che dice: la cosa geniale è che la pasta fatta con lo scarto della salsa verrà venduta a doppio del prezzo. Te sei una persona, secondo me, veramente perspicace e molto originale. Però ti vorrei un po' spiegare una cosa, che a volte si può non guardare oppure non andare a mangiare dove si fanno questi piatti. A noi fare una pasta stracotta ci costa un sacco di soldi, fatene ragione a Davide, è così. Andiamo avanti perché poi c'è Protzel, mamma mia, saranno gusti, ma a me il burro non piace proprio nel pomodoro, ci va di parmigiano nel piatto e son di Firenze, hai capito? E questo ci va di parmigiano nel piatto e il burro gli piace. Allora, caro Protzel, io che ti devo dire? Ti posso dire che io nasco e tra l'altro non dico a nessuno, produco olio extravergine, la mia famiglia da sempre, quindi l'olio extravergine lo amo. Però devi sapere che il burro in casa mia, anche di mia nonna, si usava perché l'olio extravergine era moneta di scambio, quindi erano soldini contanti e noi avevamo anche le vacche che facevano il latte e il mio nonno, che non c'è più, c'ha anche la zancola per fare il burro. Quindi il burro non appartiene solo a una cultura nordica, ma anche a una cultura nostra e secondo me col pomodoro ci sta bene. Poi invece c'è Matteo Laboni, difensore del focolare, questo è praticamente un Jedi. Chef Tomei è un esaltato e ci piace per questo. Matteo, grazie. Io però sì, sono un po' esaltato, ma sono esaltato dalla vita, perché a me quello che mi fa più paura è il divano, perché il divano è un mostro che ci assorbe, capito? E ci rende quasi inermi, diventiamo delle creature che non pensano più e danno retta solo a quello che succede intorno. Invece la vita la dobbiamo mordere. Ora c'è la carbonara, originale versus gourmet di Cristiano Tomei. Carbonara gourmet uguale pastina in brodo. Magari Dansk Boldish Union, mi piacerebbe invitarla a casa mia e fargliela sentire quella pastina in brodo lì. E comunque io sostengo che non si deve mai rivisitare un piatto, infatti io non la chiamo carbonara gourmet assolutamente, perché la carbonara si fa solo in una maniera. Mike Wolf, intelligentissimo, ci dice che noi italiani parliamo tanto degli ingredienti e poi cuciniamo meno. Ora, io qui mi metto calmo e serafico, perché se no Mike Wolf lo vado a cercare a casa. Noi italiani siamo il paese, insieme penso a giapponesi e cinesi, dove la cucina ha una ritualità di condivisione, di famiglia, di amicizia, di un sacco di cose. E a giudicare dal nome, dove vive lui, si mangia per stampiedi. La Fiorentina di Cristiano Tomei, vediamo un po'. C'è Salvatore Minardi. La parte di vegetale si nota talmente tanto che l'hanno inserita nei menù dei vegani. Un piatto spettacolare. La carne buona ha un sapore che si riconduce a quello che mangia l'animale, cioè non è una cosa tanto strana. Io lo rimarco perché effettivamente, soprattutto nelle carni più maturate, viene fuori il fieno fresco, viene fuori il sottobosco, viene fuori il sapore di verde. Cioè, lo so che è un paradosso, ma questo è. Federico Pizzutelli. Tutto bello, peccato che la carne sia bruciata. Un minimo di bruciatura è già molto fastidioso, figuriamoci un lato intero. Non solo al palato risulta marrogno, ma abbiamo anche diversi cancerogeni. Da rivedere anche altri concetti, esempio quello della cottura sul lato dell'osso. Vi potrei solo dire che la parte bruciata è la parte più importante in qualcosa che va sulla brace, è quella parte che ci riporta a quello che siamo, perché nonostante tutti i supporti elettronici e tutto questo mondo che ormai
è effimero, noi siamo quelli delle caverne, quella parte lì è quella che ci stimola di più a livello cerebrale, ma soprattutto a livello di pancia, di appetito, e quella nota amarognola che a te dà fastidio, a me piace moltissimo e mi stimola l'appetito. E rispetto alla carne, per quanto riguarda i cancerogeni sono d'accordissimo con te, super d'accordo, però una bistecca o una grigliata non è che si fa tutte le sere, ma si fa magari una volta ogni 2 settimane e non fa male a nessuno. Poi c'è Chaos, uno chef anche piuttosto rispettabile che spaccia questa cottura primitiva come l'unica vera bistecca. Lascia abbastanza perplessi, praticamente siamo l'ultima ruota del carro in termini di bistecche di manzo. Non solo abbattiamo l'animale da soma, ma qui abbiamo una bruciatura esterna e non è una buona Maillard, una mousse ring di quasi 2 cm e poi una carne completamente cruda e insapore al centro. 3 aspetti sbagliati in un'unica bistecca. Io sono contentissimo che Chaos mi dia tutti questi grandi suggerimenti, ma soprattutto abbiamo scoperto una persona straordinaria che riesce a sentire il sapore della carne da un filmato. E quindi io ti vorrei invitare alla mia tavola e io mangio e te mi dici che sapore hanno le cose. Pasta al pomodoro, la reazione degli chef italiani ai video più visti al mondo. Ludovico Germino: la mia mente proprio non riesce a immaginare Tomea e Priana nella stessa stanza, sembra l'inizio di una barzelletta, fenomenale. Ecco, bravo, Ludovico, proprio bella. Quando ci siamo messi a commentare le paste al pomodoro, ci siamo divertiti e inconsciamente abbiamo tirato fuori quello che siamo, no? In maniera molto libera. E forse nel mio mondo sarebbe bello farlo un po' più spesso, un po' di sana sobrietà non guasta. Poi c'è Emanuela Fara. Tomei, così come tutti gli italiani, devo fare un dramma per qualsiasi cosa. Nel suo video della sua salsa al pomodoro, lui usa carota, il burro, andatelo a vedere. Emanuela, io forse non ci siamo capiti bene, lo voglio dire a tutti. Io non ho fatto la pasta al pomodoro, io ho fatto la pomarola, che è un'altra cosa. Fissatevelo in testa. Sono 2 salse completamente diverse, ma completamente, cioè ma che proprio non hanno nessun tipo neanche di somiglianza. Ecco, quindi prima di aprire a bocca, con gentilezza ve lo chiedo, accendete tutte le lucine. Poi io vi ho spiegato anche nel filmato del perché uso il burro, ma non ho neanche detto che ci sta male l'olio extravergine, mai detta sta roba. Ma la pomarola è un'altra cosa, non c'entra nulla con la pasta al pomodoro. La pasta al pomodoro è un'altra cosa e la pasta al pomodoro si fa d'estate con pomodori freschi. Ve lo rispiego perché forse non avete recepito bene. Carota, sedano, cipolla e basilico, tutta a crudo, senza grassi, si passa, si usa anche l'acqua, se uno vuol fare un barattolo conservato, sterilizzato naturalmente, seguite tutte le norme, ma è un'altra cosa, un'altra cosa. Poi, oui, là, Tomei, da come è ridotto mi sa che eri in after da 3 giorni, questa qui è meravigliosa, da come sono ridotto, più che in after, che ora io, sai, sono un po' antico, ero un po' stanco, un po' provato e poi non mi hanno truccato quelli di Italia Squisita perché sono un po' così, capito? Quindi non mi hanno truccato e non ero carino come sempre. Va bene, poi c'è Fabio Consonni, Marta Stewart, già che ci sei aggiunge anche il detersivo così la pentola resta lavata. Cheat. Fabio, purtroppo One Pot per me andrebbe perseguito, cioè andrebbero arrestate quelle persone lì e tutta la vita devono mangiare una cosa del genere. Però sai, purtroppo non c'è ancora una legislazione in merito, però il cibo va un po' preservato, ragazzi, a parte gli scherzi. E la colpa è un po' nostra, Bisogna volerci un pochino più bene, e difendere con i denti le nostre meravigliose tradizioni. Ho finito, ma non ho ancora finito, perché ero qui e prima di parlare con voi mi sono ritrovato in mano questa rivista, è bellissima, faccio complimenti a Italia Squisita e poi sulla copertina c'è scritto ambasciatore del gusto Cristiano Tomei. No, proprio bella questa rivista, ma bellissima. No, a parte il fatto che ci sono io, devo veramente fare i complimenti a tutto lo staff di Italia Squisita perché hanno fatto un lavoro incredibile. Grazie a tutti!
Vi voglio bene. E viva il burro nella pomarola, l'olio, le carote, sedano, cipolla, ricordate, pomarola, pasta al pomodoro, la bistecca. Ciao a tutti.